Buongiorno e bentornati di nuovo a tutti quanti. Come state? Allora, io oggi volevo fare una ricetta che già ho fatto in passato, che è il flan di zucchine. Solo che mi mancano alcuni elementi, alcuni ingredienti che io ho sempre utilizzato. E allora mi sono detto, a scendere non mi va. Fare la spesa non ci penso proprio, anche perché oggi fa caldissimo, sono quasi 40 gradi. Svuoto il frigo. Ovvero, quello che mi manca lo sostituisco con qualcos'altro, qualche cosa mi ingegno. E allora, vediamo intanto la ricetta, così vi faccio vedere anche quello che ho trovato per sostituire quello che mi mancava. Eccoci qua, per fare il flan di zucchine ci vogliono 500 g di zucchine, io utilizzo quelle romanesche, visto che sono proprio del posto e che adoro tantissimo. La cipolla, la ricetta in realtà richiede quella bianca perché non va a colorare più di tanto. Oggi non me ne frega niente, voglio colorare. 2 uova, sale e pepe, olio. Al posto della panna avevo dell'ottimo stracchino e quindi metterò quello. Non ho i pinoli, ma utilizzerò le mandorle. E poi 80 g di parmigiano. Quindi, come vedete, alcune cose che mi mancavano le sostituisco con qualcos'altro, roba che avevo già a casa. E quindi adesso vediamo la ricetta, come viene fatta. Bene, mettiamo una padella sul fuoco, abbassiamo leggermente, mettiamo un filo d'olio, mettiamo la nostra cipolla. Allora, quando la cipolla diventa traslucida, io ci metto sempre un goccino d'acqua perché voglio che la cipolla stufi, non si deve bruciare, altrimenti poi ha quel retrogusto che non è gradevole. Quindi adesso, fatta stufare la cipolla, mettiamo le nostre zucchine. Eccole qua. Il taglio delle zucchine non è assolutamente importante, le potete fare a pezzi come ho fatto io, o rondelle, non è un problema perché tanto dopo vanno nel frullatore e quindi viene frullato tutto. Quindi adesso le lasciamo saltare un attimo e gli facciamo prendere colore. Andiamo ad aggiungere il sale, il pepe e continuiamo la nostra cottura per altri 10 minuti. Bene, le nostre zucchine ormai sono pronte, adesso spengiamo, le togliamo dal fuoco. Lasciamo un attimo intiepidire perché faremo una cosa prima. Adesso la prima cosa che faremo è quello di separare i tuorli dagli albumi, perché nel mixer insieme alle zucchine e alle mandorle metteremo appunto i tuorli, mentre gli albumi montati a neve li metteremo in seguito, in modo tale che così il flan risulterà molto più soffice. Bene, mettiamo dentro le nostre zucchine. Le nostre uova e le nostre mandorle che abbiamo tritato in precedenza. Eccola qui, guardate che bella e guardate che bel colore verde. Adesso la mettiamo in una ciotola più capiente e mettiamo gli altri ingredienti. Bene, procediamo adesso a mettere quello che doveva essere il sostituto della panna. Mettiamo questo stracchino. Per renderlo un pochino più morbido ci mettiamo anche un goccino di latte, poco, e cominciamo a mescolare. Una volta che si è amalgamato bene, mettiamo dentro anche il nostro parmigiano reggiano. Se avevate paura che era diventato troppo lento perché avevo messo quel goccio di latte, come vedete poi il parmigiano dà volume e soprattutto consistenza a tutto. Ecco qui. Bene, è quasi pronto. Adesso dobbiamo montare gli albumi a neve. Ora che gli albumi sono montati a neve ferma, li andiamo a inserire nel composto.
per incorporarlo, come si fa per i dolci, cercate di fare un movimento dal basso verso l'alto molto delicato, in modo tale che non si smonti e non perda l'aria che ha incorporato. Ora che il composto è pronto, dobbiamo metterli dentro i pirottini. Come vi ho detto prima, a me di andare a fare la spesa non mi andava oggi, quindi io sfrutto i miei pirottini, che sono quelli per fare i muffin, li andrò ad ungere per bene, anche se sono in silicone, con dell'olio extravergine d'oliva e metterò qui dentro il composto fino all'orlo. Ecco fatto, andremo adesso a mettere il composto. Bene, adesso passeremo alla cottura al forno. I pirottini andranno cotti, i flan andranno cotti per 45 minuti circa a 160 gradi. Però la cottura non è soltanto al forno ma è anche a bagnomaria, infatti bisogna prendere una teglia con i bordi molto alta, come vedete, e poi metterci dentro l'acqua. Per cuocerli bene l'acqua deve arrivare fino al bordo dei pirottini, in modo tale che così si cuociono tranquillamente. Adesso andiamo a infornare. Mentre i nostri pirottini si cuociono, adesso pensiamo a fare la crema di parmigiano. Andiamo a mettere una noce di burro all'interno di un pentolino e lasciamo sciogliere. E luce fu. Una volta sciolto il burro, mettiamo un cucchiaino raso di farina. Andiamo a mescolare con una frusta. Mettiamo un pochino di latte. Misceliamo bene. Dopodiché mettiamo il nostro parmigiano. E andiamo a incorporare. Continuate a mescolare fino a quando non ci siano più grumi, ci vorranno circa 2-3 minuti. Se vi dovesse risultare un po' troppo densa, potete sempre aggiungere un goccio di latte, ma proprio un goccio, e continuate a miscelare. Direi che così va benissimo. Adesso la togliamo dal fuoco e spengiamo. Eccoci qua, sono già belli che pronti, adesso li sforniamo e li impiattiamo. E adesso finiamo di decorare il piatto mettendo la nostra fonduta di parmigiano, ecco qui, un pochino di granella di mandorle e un pochino di pepe. Il piatto è pronto. Come avete visto, la ricetta è piuttosto facile. Una cosa importante: montate gli albumi a neve, questo renderà ancora più soffice lo sformatino e infatti avete visto, quando io l'ho tagliato con la forchetta è venuto veramente molto bene. Il sapore, io mettendo il parmigiano e poi facendo la crema di parmigiano, è venuto buono ma abbastanza delicato. Se volete renderlo un pochino più forte, un pochino più piccante, a questo punto sostituite il parmigiano con il pecorino. Poi io personalmente, generalmente quando c'ho in casa c'ho quello romano, però se voi avete il fiore sardo, il pecorino di Pienza, insomma va benissimo uguale, senza nessun problema.
Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, come avete visto si presenta molto bene, è bello poi accompagnarlo con una pietanza particolare in modo tale che fa una bella figura sul piatto. Se la ricetta vi è piaciuta ricordate di mettere un bel pollicione in su, per chi ancora non l'avesse fatto iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto così non perderete i miei prossimi video e noi ci vediamo alla prossima ricetta.